Rieccoci con un nuovo video, come vedete quest'oggi, con appunto i tarocchi e in particolare ovviamente Witch's Tarot, nella versione mini. Ovviamente questi tarocchi ci sono anche nella versione diciamo più usuale, con dimensioni appunto più usuali delle carte. Io ho scelto in questo caso la versione mini, che a mio avviso è molto carina e soprattutto è molto duttile in situazioni anche appunto di emergenza o durante eventuali spostamenti. Perché no? Chiama i tarocchi, li porta generalmente dappertutto. Dunque, appunto, quest'oggi che cosa andremo a chiedere a questo meraviglioso mazzo? Cercheremo di capire se una persona con la quale avete avuto appunto una storia o comunque ragazzi una frequentazione, ovviamente comunque con la quale ci sia stato un legame ovviamente sentimentale che vada oltre chiaramente l'amicizia, storia, frequentazione interrotta. Ecco, vogliamo cercare di capire se ad oggi questa persona in qualche modo è dispiaciuta per la fine della vostra storia, per avervi perso, per essersi magari anche comportata male nei vostri confronti, se ha comunque dei rimorsi, dei rimpianti, perché no, dei sensi di colpa. Quindi cerchiamo di capire, ovviamente ad oggi, questa persona come ripensa a voi, a cosa ripensa ovviamente in riferimento a voi e chiaramente a quello che c'è stato fra di voi. E ovviamente cerchiamo di capire anche qualcosa in più sul futuro, dando anche parola al karma, cioè cerchiamo di capire se obiettivamente c'è ancora del percorso da compiere con questa persona oppure se chiaramente il percorso è finito definitivamente. Cerchiamo di capire come potreste eventualmente comportarvi, sia nel caso in cui questa persona possa tornare, sia nel caso in cui non ritorni, e ovviamente diamo anche uno sguardo sul futuro per quanto riguarda appunto le azioni di questa persona, ovviamente a seconda del valore della carta estratta, che appunto ne certifica se non altro la periodizzazione rispetto appunto all'intero anno, d'accordo? Perché voi sapete che ogni singolo arcano ovviamente è legato ad un determinato periodo dell'anno. Dunque, per il principio di sincronicità possiamo appunto iniziare ovviamente a mescolare il mazzo di arcani e dunque ovviamente per chiunque appunto si imbatta casualmente, incappi in questo video o decida appunto di sceglierlo e quindi di vederlo, di guardarlo, per chiunque abbia vissuto una storia, una frequentazione anche ovviamente importante, perché no, da poco o anche da tanto tempo, ecco, cerchiamo di capire ovviamente che cosa l'altra persona in questione pensa ancora di voi, se ha rimorsi, se ha rimpianti. Cerchiamo di capire se ha anche sensi di colpa, perché sino ad ora questa persona non si è ancora mossa e cerchiamo di capire se lo farà in futuro, ovviamente dando grande parola al karma. Vediamo un po'. Perfetto.
Perfetto, allora, ovviamente riponiamo momentaneamente appunto l'intero mazzo lontano dal tavolo di stesa, di modo che possiamo appunto fare più spazio ovviamente possibile, nonostante queste siano comunque appunto carte, come vi dicevo, molto piccole, quindi nella versione mini, però ovviamente necessitano anch'esse del loro adeguato spazio anche per poter appunto essere viste da voi nel miglior modo possibile, nel modo più chiaro possibile. Dunque, come vedete questa è ovviamente la stesa a 8 carte, una stesa che io effettuo molto spesso appunto sul canale proprio perché dal mio punto di vista è molto efficace, proprio per ovviamente dare diciamo un focus importante alla situazione, ovviamente in riferimento in particolar modo al presente e ovviamente anche al futuro. Dunque, in prima posizione, appunto, cerchiamo di capire appunto che cosa ad oggi questa persona ovviamente pensa di voi, come sta vivendo il vostro allontanamento. In seconda posizione cerchiamo di capire che cosa di bello vede ancora ovviamente questa persona di voi. In posizione centrale cerchiamo ovviamente di capire che cosa ha nel cuore questa persona, ma anche paure, perplessità, dubbi. In questa posizione cerchiamo di capire che cosa non va invece, su cosa non fare affidamento in riferimento a questa persona, cioè i contro della situazione, gli ostacoli, in particolar modo in questa posizione, gli ostacoli inerenti per esempio a amici piuttosto che familiari e conoscenti. In questa posizione cerchiamo appunto di capire il karma, che cosa ovviamente vi riserva, quindi ovviamente che cosa andrete a vivere per percorso karmico, che cosa vi spetta ancora da vivere con questa persona, se c'è ancora della strada da percorrere con questa persona. In questa posizione, penultima carta, il consiglio degli arcani e in ultima carta uno sguardo al futuro. Vi ripeto ovviamente a seconda delle tempistiche identificate ovviamente dal singolo arcano. D'accordo? Dunque, possiamo iniziare appunto con la prima posizione, ossia cerchiamo di capire come questa persona appunto sta vivendo il momento presente, ovviamente lontana da voi. E qui abbiamo la regina di coppe. Vi pensa? Voi sapete ragazzi che in tarologia ogni carta di corte, quindi re, regina, cavaliere e fante, ha ovviamente un proprio ruolo fondamentale. La regina di coppe e ovviamente la regina di bastoni rappresentano la consultante, mentre la regina di denari e la regina di spade rappresentano ovviamente una rivale. Ebbene ragazzi, la regina di coppe rappresenta ovviamente voi, quindi un'immagine che questa persona ha di voi, di donna che è stata amata, perché questa persona ha provato per voi dei sentimenti, una donna molto bella, perché la regina di coppe ha una bellezza quasi eterea, quindi rappresentavate per questa persona un modello, diciamo, fisico di donna per eccellenza. Questa è una persona che per voi ha provato molto, delle belle emozioni, dei bei sentimenti, supportati anche, suffragati anche, da ovviamente un vostro modo di essere. Cioè questa persona si sentiva ricambiata nell'interesse che provava per voi, perché voi ovviamente siete estratte come regina di coppe, quindi comunque una donna buona, comunque una donna caritatevole, una donna empatica, una donna che sa amare, una donna coraggiosa, una donna che non ha paura dei propri sentimenti, quindi una vera e propria regina di coppe. La regina di coppe rappresenta appunto una donna anche ambita da altre persone, quindi
questa persona è consapevole che avendovi comunque perso, comunque essendo ormai lontani, voi potreste ovviamente aver suscitato l'interesse di altre persone, perché la regina di coppe è ambita da più persone. E ovviamente questo lo fa sentire sicuramente molto più triste nell'avervi perso, perché i personaggi di coppe lasciano, diciamo, sull'intera stesa una sorta anche di malinconia. Quindi questa persona è nostalgica nei vostri confronti, vi ripensa, è dispiaciuta per avervi perso. È una regina di coppe, quindi non è la carta dell'eremita o un 8 di spade, cioè questa persona nel presente in qualche modo ha un ricordo di voi molto bello e positivo, ma non si sta, almeno come prima carta, del tutto soffermando a pensare a quello che è accaduto. Sta, diciamo, cercando di trarre da quello che è accaduto dal passato il meglio siete voi. Quindi sta cercando di allontanare dalla vostra figura, da questa meravigliosa regina di coppe, tutto il negativo che potreste, diciamo, aver vissuto nella vostra storia, durante la vostra storia o a seguito della chiusura. Quindi in questo momento questa persona non si è fermata tanto a riflettere, sta ricordando voi nel migliore dei modi, nella vostra bellezza, nella vostra dolcezza, in quello che siete state capaci di dargli e ovviamente di fargli provare. D'accordo? Non c'è rabbia, non c'è rancore, almeno ragazzi ovviamente come primo arcano, poi sicuramente andremo a scoprire anche ovviamente le altre posizioni, però sicuramente una stesa che si apre con una regina di coppe, vi ripeto, sicuramente è una persona che in questo momento non prova dell'astio nei vostri confronti, anzi è una persona che ripensa a voi con grande felicità, con grande gioia e soprattutto in maniera molto nostalgica, ma vi ripeto, non con rabbia, con diciamo rancore, con stizza, è una persona che comunque in questo momento sta cercando, vi ripeto, di ricordare il meglio, il bello di voi e di tutto ciò che c'è stato tra di voi. Però vi ripeto, questa è una persona che si è sentita amata o comunque ricambiata, diciamo, nei propri sentimenti, nelle proprie emozioni, ma che obiettivamente teme comunque di avervi perso, perché vi ripeto, sa che la regina di coppe è una donna ambita da ovviamente altre persone, perché è una regina, d'accordo? Quindi è una donna molto ambita e comunque molto desiderata. Vediamo ora ragazzi in seconda posizione i pro della situazione, cioè cerchiamo di capire ovviamente che cosa di bello vede ovviamente questa persona ancora in voi e nella vostra storia. E qui abbiamo il 10 di spade. Allora, ovviamente ragazzi voi sapete che tutti gli arcani, maggiori e minori, anche quelli che generalmente diciamo hanno un taglio più negativo, prevedono comunque sempre un aspetto fortemente positivo. Il 10 di spade ha ovviamente un contraltare, direi a mio avviso molto forte e importante, cioè il 10 di spade è appunto una carta di grado decimo, quindi rappresenta la chiusura di un ciclo per aprirne uno completamente nuovo. Quindi questa persona ovviamente pensa che il vostro rapporto possa comunque un po' risorgere, diciamo, dalle vostre ceneri, un po' come appunto la fenice, e che quindi sia obiettivamente un rapporto che potrebbe in futuro, perché no, riaprirsi. Ovviamente su una sofferenza abbastanza importante, cioè questa persona avendovi perso comunque ha sofferto, perché il 10 di spade è una carta di lutto, quindi è una carta molto pesante, cioè una carta che parla di situazioni pesanti che possono in qualche modo appunto aver appesantito ovviamente la sua vita da un punto di vista appunto mentale. Vi dicevo che pensa a voi con nostalgia, non con rancore, con rabbia, ma con nostalgia, proprio perché questa persona ha sofferto in qualche modo per il vostro allontanamento, ma
c'è ancora, diciamo, un piccolo barlume di speranza che il vostro rapporto possa riprendere. Questo, ragazzi, lo si può notare anche grazie, vedete, a questo orizzonte comunque soleggiato che si intravede ovviamente appunto all'orizzonte in lontananza, quindi al di là della scena immediatamente iniziale che prevede la sofferenza e appunto la morte di una persona pugnalata più e più volte, obiettivamente qui c'è ancora la speranza. È chiaro che però qui c'è appunto una persona pugnalata più e più volte, quindi appunto questa persona si sente però un po' tradita da voi, cioè obiettivamente non si aspettava questa chiusura, quindi o perché l'avete provocata voi, oppure perché pur avendola voluta lui e provocata lui, però si aspettava da parte vostra comunque una maggior resistenza alla situazione negativa. Cioè, evidentemente si aspettava qualche gesto da parte vostra, abbastanza forte ed eclatante, al fine di riportare una certa unione. Quindi questa persona non si aspettava, diciamo, una chiusura così definitiva, un 10 di spade. Quindi queste pugnalate alle spalle rappresentano appunto una cattiva sorpresa, ovviamente, da parte vostra, in particolar modo, quindi non da parte del destino, quindi comportamenti che voi avete avuto nei confronti di questa persona che lo hanno particolarmente addolorato. Potrebbero essere volate parole forti, ovviamente in sede di separazione, di allontanamento, oppure questa persona, vi ripeto, potrebbe essere stata magari veramente tradita da voi e averlo scoperto, oppure potrebbe sentirsi, vi ripeto, tradita da voi perché in qualche modo si aspettava da parte vostra qualche gesto in più. Oppure, nel caso in cui abbiate chiuso voi la storia, questa persona proprio non si aspettava questa chiusura, o comunque era una eventualità ultima. D'accordo? Però non parla di rancore. 10 di spade non parla di rancore, parla di dolore. Ragazzi, è diverso. Provare rabbia e provare dolore sono due posizioni ben diverse. Quindi, ad oggi questa persona non è arrabbiata con voi, è addolorata per quello che appunto è accaduto, perché proprio non si aspettava comunque una chiusura definitiva. D'accordo? Però ha, vi ripeto, la speranza, vedete, che possa comunque ripartire questo ciclo. Quindi questo ciclo chiuso, sicuramente chiuso, possa però riaprire. Vediamo in questa posizione che cosa ha nel cuore questa persona, quindi paure, dubbi, perplessità, ma anche per esempio desideri e comunque appunto aspettative. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 4 di bastoni. Sì, ha aspettative diciamo importanti, cioè questa persona in qualche modo vorrebbe, diciamo, che il vostro rapporto dopo questo 10 di spade possa appunto riaprirsi, quindi non è solo una speranza, è proprio effettivamente a questo punto un desiderio, cioè 10 di bastoni parla proprio, diciamo, di un volervi riabbracciare, parliamo di bastoni, quindi anche un desiderio fisico importante e comunque un voler ritornare, diciamo, insieme come coppia, vedete, festeggiamenti, rivedersi, incontri, risentirsi, comunicazioni. Quindi questa è una persona che avrebbe voglia ad oggi, nel presente, di rivedere e risentire la sua regina di coppe. Cioè non è una persona che vi vuole in questo momento stare particolarmente lontana. Cioè è una persona che, vi ripeto, non sta bene senza di voi. Abbiamo questo 10 di spade, che è una carta direi piuttosto pesante a livello appunto emotivo, cioè è una persona che senza di voi sta soffrendo o comunque ha sofferto molto. È ovviamente, vi ripeto, una carta che non include una riflessione e ve lo ribadisco dopo queste tre carte, cioè questa non è una persona che si è fermata a pensare, Non sono carte di riflessione interiore o comunque di esame di coscienza, d'accordo? È una persona che ovviamente in questo momento sta ripensando a voi e gli mancate, cioè ha bisogno di voi, vorrebbe, vi ripeto, vedete, riabbracciarvi, in qualche modo riavere comunque dei contatti con voi che possano anche ovviamente essere, perché no, anche contatti fisici, quindi contatti erotici, cioè è una persona a cui obiettivamente voi mancate particolarmente, d'accordo? Quindi sicuramente il 4 di bastoni parla, vi ripeto, ovviamente di situazioni belle o comunque gioiose che possano in qualche modo rivedere
la rinascita della vostra storia, o se non altro del vedervi, del sentirvi, del frequentarvi. D'accordo? Cioè questa non è una persona che vuole per forza tornare a far coppia con voi, cioè non è un 2 di coppe, è un 4 di bastoni però. Cioè vuole stabilità, vuole regolarità, vuole una situazione molto più, vi ripeto, equilibrata per quanto riguarda il vedervi e il sentirvi. D'accordo? Quindi sicuramente è una persona a cui voi mancate. Non si sta, vi ripeto, fermando a riflettere su ciò che è accaduto, quindi su responsabilità piuttosto che errori da parte dell'uno o dell'altra, quindi non sta colpevolizzando se stesso ma nemmeno voi, però obiettivamente vi sta pensando molto, perché gli mancate. Anche tanto direi da un punto di vista obiettivamente erotico e fisico. Ora vediamo in questa posizione invece però i contro della situazione, cioè ovviamente perché però ad oggi questa persona non si è ancora ovviamente mai fatta risentire. Cerchiamo di capire appunto su cosa evidentemente prestare attenzione o non far affidamento in riferimento appunto a questa persona. Vediamo un po'. E qui abbiamo l'8 di bastoni. Allora, dunque, l'8 di bastoni parla, ragazzi, di comunicazioni che sono state interrotte. Sono state interrotte ovviamente a seguito di una chiusura, di una rottura, di un allontanamento, in maniera però piuttosto brusca dal punto di vista di questa persona. Vi ripeto, nonostante l'abbia chiusa lui magari la storia, però si aspettava, come vi dicevo proprio con 10 di spade, evidentemente delle comunicazioni in più da parte vostra che non sono arrivate. Situazioni che obiettivamente lo hanno particolarmente appunto colpito e in qualche modo diciamo addolorato, proprio perché questa persona si sente impossibilitata ad oggi appunto nel in qualche modo contattarvi, si sente quasi bloccata, o perché per esempio voi avete bloccato appunto questa persona sui social piuttosto che appunto su app di messaggistica, WhatsApp, Telegram e così via, oppure perché appunto questa persona ha notato in voi una forte ritrosia o ritiene che voi possiate, diciamo, non essere particolarmente felici nel ricevere in qualche modo comunicazioni da parte di questa persona e ovviamente di conseguenza questa persona si sente proprio bloccata nel potervi portare comunicazioni. Cioè il problema in questo momento sono le comunicazioni che ovviamente vengono bloccate sul nascere, quindi o voi avete bloccato proprio questa persona, oppure questa persona ha notato che voi non in qualche modo ricambiate mai il suo sguardo o comunque il suo saluto, per cui obiettivamente si sente comunque bloccato nelle proprie eventuali esternazioni, oppure vi ripeto questa persona immagina, pensa che in qualche modo non avendovi proprio più né sentito, non avendo più in qualche modo avuto notizie di voi, sia in qualche modo impossibilitato obiettivamente nello scrivervi e nel cercarvi. Quindi il problema in questo caso sono proprio le comunicazioni, cioè un blocco sulle comunicazioni. Cioè questa persona ritiene ad oggi di non riuscire, di non poter, di far fatica a comunque sentirvi. Nel caso in cui il vostro sia stato un rapporto ovviamente clandestino con una persona impegnata, questo blocco potrebbe dipendere proprio dalla compagna ufficiale, che potrebbe aver scoperto qualcosa o che potrebbe, diciamo, stargli particolarmente addosso in questo periodo, per cui questa persona potrebbe, diciamo, essere appunto impossibilitata appunto nello scrivervi e nel parlarvi, quindi nel in qualche modo diciamo riprendere delle comunicazioni con voi. Quindi vi ripeto, l'8 di bastoni parla proprio di comunicazioni difficoltose, d'accordo? Però l'8 di bastoni in accezione negativa ha anche un altro significato, cioè non solo di, diciamo, comunicazioni che faticano ad arrivare per motivazioni pratiche, può essere, vi ripeto, un blocco, una lontananza, ma anche comunicazioni false. Ossia, questa persona potrebbe avervi raccontato delle menzogne per cui ad oggi si sente in qualche modo in grossa difficoltà nel riprendere, diciamo, le comunicazioni con voi.
Cioè, questa è una persona che obiettivamente si vergogna, prova imbarazzo nell'eventualmente sentirvi, proprio perché dovrebbe, sentendovi, o dirvi tutta la verità in riferimento ad un qualcosa legato appunto alla vostra chiusura o al vostro rapporto, oppure comunque si sente in obbligo, se non altro a livello morale, di non omettere più situazioni o verità che aveva precedentemente omesso. Quindi l'otto di bastoni parla proprio della necessità di una trasparenza, di una verità, di un'onestà che lui fatica o non può in qualche modo ad oggi avere con voi. Quindi o non può dirvi determinate cose, non può rivelarvi certe verità, oppure non vuole. E di conseguenza sa che, sentendovi, non potrebbe comunque essere sincero con voi. D'accordo, ragazzi? Quindi l'otto di bastoni in accezione negativa ha queste due accezioni, diciamo. Ossia, o comunicazioni bloccate, quindi che non si riescono proprio fisicamente ad attuare, oppure, vi ripeto, comunicazioni false, che non in qualche modo possono portare ad un chiarimento ulteriore della situazione. O perché questa persona non può rivelarvi certe verità, oppure perché non vuole. Quindi potrebbe essere questo il caso di menzogne reiterate nel tempo. Quindi situazioni da chiarire, che questa persona o non può o non vuole chiarire. D'accordo? Perché sa che tornando da voi dovrebbe raccontarvi la verità, ma o non può o non vuole farlo. Vediamo in questa posizione l'ambiente che lo circonda, quindi amici, parenti, colleghi o anche eventualmente, perché no, terze persone, nel caso in cui appunto il vostro sia stato un rapporto, diciamo, segreto con una persona impegnata o nel caso in cui ad oggi questa persona stia frequentando qualcuno. E qui abbiamo il paggio di bastoni. Allora, il paggio di bastoni parla o di un impegno che questa persona può avere con un figlio, nel caso in cui quest'uomo sia padre, il paggio di bastoni rappresenta un figlio piuttosto giovane, quindi piccolo, che potrebbe in questo momento dargli diversi problemi, per cui è una persona particolarmente preoccupata e impegnata nel cercare di gestire una situazione con un figlio. Nel caso in cui questa persona ovviamente non abbia figli, il paggio di bastoni non è un figlio, ma è un amico o comunque qualcuno che lui conosce, di però particolarmente giovane, una personalità molto estrosa, molto appunto estroversa, un giovane anche molto curioso, una persona molto anche simpatica, allegra, che in qualche modo però potrebbe, diciamo, farlo un po' deviare dalla retta via. Cioè, il paggio di bastoni parla, vi ripeto, di una personalità molto particolare che appunto rappresenta una sorta di confidente, perché vedete, ovviamente parliamo di bastoni, quindi una personalità comunque che ama le comunicazioni, che dà molta importanza ovviamente al parlare, al comunicare, una persona con la quale lui potrebbe appunto essersi confidata proprio perché lui si fida ovviamente in particolar modo di questa persona. Una persona, vi ripeto, però che tende in maniera un po' troppo allegra, diciamo, a prendere le situazioni sotto gamba. Quindi una persona, diciamo, anche a volte un po' superficiale, un po' infantile, un po' immatura, come tipico appunto dei paggi. Quindi una persona che potrebbe allontanarlo da una qualche riflessione. Generalmente parliamo di bastoni, quindi per quanto riguarda l'aggancio astrologico potremmo appunto riferirci ad un individuo che potrebbe appartenere ad uno dei tre segni di fuoco, quindi Leone, Ariete e Sagittario, oppure potrebbe averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco, questi tre segni di fuoco, nei pianeti principali che strutturano la personalità, quali sono la Luna, Venere, Marte e Mercurio. D'accordo? Vi faccio un esempio, potrebbe avere la Luna in
per esempio Leone, l'ascendente in Ariete e magari appartenere anche al segno del Sagittario. È un esempio, cioè per farvi capire che nel tema natale di questa persona è presente molto fuoco. Quindi vi ripeto, una persona un po' troppo allegra, diciamo, un po' troppo spensierata, che obiettivamente lo allontana da una seria riflessione. Non è la carta del Papa, non è il classico amico maturo e saggio che lo porta a riflettere, a decidere e comunque anche a ripensare al passato. È un paggio. Quindi una persona, vi ripeto, che tende a voler vivere la vita in maniera molto scanzonata, che sicuramente per alcuni versi ovviamente può essere positivo, per altri meno, perché ovviamente non porta questa persona alla riflessione comunque saggia e matura. Quindi è una persona, diciamo, particolarmente immatura, che, vi ripeto, in qualche modo sì, può servire ad oggi a questa persona per cancellare situazioni dolorose, quindi può alleggerire questo 10 di spade, però, vi ripeto, non porta questa persona ad una riflessione matura. Quindi, vi ripeto, il paggio di bastoni può rappresentare o un figlio, vi ripeto, nel caso in cui questa persona sia genitore, di cui si sta occupando e che obiettivamente gli sta dando qualche preoccupazione di troppo, perché appunto può essere una persona particolarmente, diciamo, distratta anche per esempio a livello scolastico, quindi una persona che comunque ha difficoltà in qualche modo anche di impegnarsi concretamente, per esempio anche nel mondo del lavoro, oppure può rappresentare comunque un amico, vi ripeto, particolarmente superficiale e immaturo, che a volte potrebbe, diciamo, allontanarlo dalla retta via. D'accordo? Quindi una persona troppo scanzonata che potrebbe impedire a questa persona una reale, diciamo, presa di coscienza di ciò che potrebbe essere accaduto effettivamente fra di voi. D'accordo? Quindi una persona che lo distrae, però che ovviamente non fa sempre bene a ovviamente il vostro ex uomo, proprio perché non lo porta in qualche modo anche a guardarsi dentro, lo distrae, cioè lo porta lontano da se stesso, dalla propria interiorità, anche da ciò che è accaduto, dal passato, dal presente, da ciò che vuole e vorrebbe fare. Quindi una persona che, vi ripeto, per certi versi può essere utile, per altri decisamente no. In questa posizione cerchiamo di dare appunto parola al karma, cioè cerchiamo di capire se ci può essere ovviamente ancora con questa persona del tempo comunque da trascorrere assieme. Vediamo un po'. E qui abbiamo la regina di bastoni, se voi lo vorrete, altrimenti no. Allora, la risposta qui è terribilmente chiara e secca. La regina di bastoni, ve l'ho detto all'inizio, con la regina di coppe, rappresenta la consultante. In questo caso parliamo di bastoni, quindi potere pratico. Bastoni parlano di azioni pratiche, di azioni volte ad ottenere ovviamente un riscontro pratico obiettivo. Quindi la regina di bastoni ha un potere pratico, cioè la regina di bastoni agisce in maniera pratica, in maniera risolutiva, in riferimento a questa situazione. Voi avete potere di in qualche modo gestire questa situazione e di cambiare le sorti di questa situazione. Quindi, obiettivamente, la regina di bastoni parla di un grande potere che è solo ed esclusivamente nelle vostre mani, cioè il come questa storia procederà ovviamente in futuro dipenderà da voi. Nel caso in cui per esempio voi abbiate bloccato questa persona, dipenderà dal vostro sbloccarlo. Nel caso in cui voi abbiate tolto completamente il saluto a questa persona, dipenderà dal vostro ricominciare a in qualche modo salutare questa persona, dimostrare interesse. Nel caso in cui per esempio voi abbiate completamente eliminato, diciamo, questa persona dalla vostra vita, dipenderà dal grado di interesse che voi abbiate ancora nei confronti di questa persona e che quindi possa portarvi a mettere in atto dei comportamenti ovviamente palesi che portino poi questa persona a riavvicinarsi, cioè questa persona si comporterà a specchio nei vostri confronti. Se noterà da parte vostra ovviamente dei comportamenti che lasciano
ovviamente intendere ad un volersi riavvicinare, lui si riavvicinerà. Altrimenti, ovviamente, questa è una persona che obiettivamente potrebbe proprio rimanere ferma. Poi, comunque cerchiamo anche di capirne meglio ovviamente il riferimento al futuro, cioè alle azioni pratiche. Per quanto riguarda comunque il karma, in questo caso il karma sta dando a voi la parola, cioè spetta a voi la decisionalità nel voler riprendere o meno questa storia. D'accordo? Quindi è tutto nelle vostre mani, nelle mani della regina di bastoni. È chiaro che nel caso in cui voi lo vogliate, la regina di bastoni porta al successo. Quindi, qualsiasi azione voi andiate in qualche modo a compiere, rappresenterà comunque un successo. Cioè la regina di bastoni rimane regina di bastoni, vittoriosa, forte, vedete, bella, desiderata, sul proprio trono. Quindi la regina di bastoni parla proprio, comunque vada, del vostro successo. Sia nel caso in cui voi decidiate di agire, sia nel caso in cui voi decidiate di star ferme, comunque per voi sarà una situazione di successo. Quindi, cioè, il karma vi sta ovviamente già mostrando una strada, la vostra ovviamente, di grande successo e positività, di grande fama, di riconoscimento dei vostri meriti. Cioè, questa persona capirà di aver perso qualcuno di veramente molto importante. Se ne rammaricherà molto. Anche nel caso in cui voi non cerchiate più questa persona, lui vedrà la sua regina splendere, lontano però da lui. Quindi l'ago della bilancia, ragazzi, spetta a voi, ma ovviamente qualsiasi possa essere la vostra scelta, voi comunque avrete successo, perché la regina di bastoni ha successo. Quindi ovviamente spetta a voi, ragazzi, decidere se tornare o meno. Ovviamente in funzione non solo di quello che provate, ma anche di quello che è accaduto con questa persona, di quello che vi ha fatto questa persona. Ricordandovi che dovete mettere come priorità voi stesse e la vostra, ovviamente, felicità. D'accordo? Quindi non è a prescindere, è ovviamente in base a quello che è realmente accaduto, al comportamento adottato da questa persona. Poiché se questa persona ovviamente si è comportata in maniera pesante, con risvolti gravi, è una persona da allontanare. D'accordo? Cioè mettete la vostra vita al primo posto, ragazzi, questo sempre. Voi non dovete compiacere un'altra persona. Voi dovete vivere e vivere felici e serene. D'accordo? Quindi la regina di bastoni non agisce solo per istinto, per desiderio, per amore. Lei riflette, è una regina. Quindi soppesate bene sui piatti della bilancia la possibilità di ritornare e quella di non ritornare. Valutate bene quello che questa persona vi ha fatto, con razionalità, con lucidità. D'accordo? Per capire se possa essere o meno il caso di tornare con questa persona. Questo sia chiaro, cioè dovete mettere in primo ordine e ovviamente in primo piano la vostra vita, la vostra felicità, il vostro benessere, non quello dell'altra persona, O non seguire sempre solo i sentimenti. Cercate di razionalizzare e di riflettere lucidamente su ciò che sia accaduto. Questo sempre, mi raccomando. Ora, in penultima posizione, in questa posizione, appunto, ci occupiamo del consiglio, cioè che cosa obiettivamente gli arcani vi consigliano in riferimento ovviamente al futuro. Vediamo un po'. E qui abbiamo il matto. Allora, il matto rappresenta il vivere le situazioni ovviamente giorno per giorno. Quindi anche nel caso in cui voi decidiate di tornare da questa persona, secondo gli arcani è il caso comunque di non affrettare i tempi e quindi di non cercare immediatamente
diciamo, un ritorno di coppia, ma di vivere con, vedete, leggerezza questo rapporto giorno per giorno, senza programmare nulla. Qual è la caratteristica del matto? Vive in un eterno presente, quindi non ripensa al passato, ma ovviamente nemmeno fa progetti sul futuro. Questo vale ovviamente anche nel caso in cui voi decidiate di non tornare da questa persona. E quindi il matto vi invita a vivere altre frequentazioni che ci saranno, perché il matto parla di altre frequentazioni, quindi di altre conoscenze, che saranno leggere quanto basta per permettervi di cancellare quello che può essere stato un periodo molto doloroso e insoddisfacente della vostra vita, e andare avanti altrettanto giorno per giorno senza farvi troppi castelli in aria in riferimento a queste nuove persone che andrete a conoscere. Il matto in particolare parla di una persona molto giovane, un'energia maschile giovanile, che potreste incontrare entro poco tempo, perché il matto ha tempistiche veloci, quindi al massimo qualche settimana, un mesetto. Quindi entro breve tempo voi andrete a conoscere, incontrare una persona nuova, perché il matto rappresenta il nuovo, che irrompe inaspettatamente nella vita, ovviamente del soggetto della stesa, o comunque del consultante, e che quindi vi porterà comunque benefici. Solo però nel momento in cui voi deciderete di vivere questa storia, questa relazione, traendone il meglio, giorno per giorno, senza, vi ripeto, guardare nel passato, quindi lasciarvi in qualche modo influenzare da situazioni negative del passato, ma senza neanche farvi troppe illusioni. Voi avete bisogno di gioia, di allegria, di leggerezza, di spensieratezza. Quindi da questo matto cercate di prendere il meglio. Tutto quello che vi può portare. Cercate di alleggerirvi, vedete, da dei pesi eccessivi. Quindi non guardare troppo al passato, ma nemmeno troppo al futuro, perché questo potrebbe provocare delle ulteriori illusioni. Questo sia nel caso in cui voi decidiate di tornare con quella persona, quindi con il soggetto della stesa, ma anche nel caso in cui voi decidiate di non tornare con questa persona. Quindi cercate di pensare alla vostra felicità. Ve lo dicevo poco fa con la Regina di Bastoni. Traete il meglio da ogni situazione, senza però volervi per forza inquadrare in una storia. In questo momento, vi consigliano gli arcani, prendetevi del tempo per voi. Avete bisogno di alleggerirvi da determinati pesi. Avete bisogno di vivere le situazioni con maggior, vi ripeto, spensieratezza, senza troppi impegni, senza voler per forza guardare al futuro, pianificare, organizzare. Lasciate perdere. Seguite il flusso degli eventi, dice la carta del matto. Perché qui potrebbe esserci proprio, vi ripeto, l'arrivo di una persona molto giovane, perché il matto solitamente, diciamo, si attesta attorno ai 30, al massimo 35 anni, quindi una persona molto giovane, generalmente più giovane del consultante, o comunque una persona giovanile nel look, nell'abbigliamento, nel modo di fare, ma anche nel modo di vivere, che potrebbe darvi proprio quel giusto grado di spensieratezza di cui voi avete assolutamente bisogno. D'accordo? Vediamo ora, ragazzi, l'ultima carta, quindi l'ultimo arcano, e diamo uno sguardo importante al futuro, cioè che cosa obiettivamente accadrà tra voi e questa persona, ovviamente in un futuro deciso chiaramente dalle tempistiche di questo arcano. Qui abbiamo il 5 di bastoni. Allora, il 5 di bastoni parla di rivalità, vedete? Quindi ci sono delle persone, in questo caso dei cavalieri, che stanno obiettivamente guerreggiando contro chiaramente questo drago, questi draghi. Quindi in questo caso la rivalità parla appunto di più persone interessate a voi, più cavalieri, che combatteranno per potervi avere.
Quindi questa persona, nel caso in cui decida di tornare, e potrebbe decidere di farlo perché è una carta di bastoni, quindi l'azione c'è, potrebbe esserci, ma vi ripeto, sicuramente si troverà di fronte ad altre persone, una in particolar modo interessata a voi, vi parlavo appunto di questo matto, ma soprattutto potrebbe trovare comunque voi non disposte particolarmente a scendere a compromessi o comunque stanche di determinate parole che dal vostro punto di vista non sono veritiere, o comunque stanche in qualche modo di sentirvi ripetere sempre, diciamo, le stesse cose, trite e ritrite, che potrebbero innervosirvi non poco, perché comunque il 5 di bastoni parla anche di eventuali parole forti che potrebbero arrivare da parte vostra nei confronti di questa persona. Quindi potrebbe in qualche modo non essere dal vostro punto di vista ben accetto non tanto il ritorno da parte di questa persona, ma le modalità con cui questo ritorno potrebbe accadere. Fermo restando, vi ripeto che il 5 di bastoni parla di rivalità. Quindi questa persona si troverà di fronte ad altre persone, una in particolare interessata a voi. Quindi nel caso in cui voglia tornare con voi, dovrà ovviamente lottare per potervi in qualche modo riottenere. E non sarà facile, vi ripeto, perché innanzitutto avrà molte più persone comunque interessate a voi, quindi disposte a guerreggiare, tra virgolette, per potervi avere. Ma, quindi non soltanto avrà rivali piuttosto agguerriti, ma avrà anche voi, diciamo, particolarmente attenta, non dico ostile, però comunque diffidente nei confronti di questa persona, per cui non gli darete vita facile. Quindi 5 di bastoni parla di uno sforzo, un lavorio importante per riuscire ovviamente ad arrivare a voi nel caso in cui questa persona voglia fare un tentativo, e lo farà. Perché abbiamo una carta di bastoni. I bastoni, vi ripeto, rappresentano comunque una presa di posizione pratica, cioè un agire in maniera pratica per poter in qualche modo, diciamo, riavervi e far ripartire la situazione. Però, vi ripeto, questa persona si troverà di fronte a degli ostacoli. Ostacoli portati o da voi direttamente, perché vi ripeto, potrebbero proprio non piacervi le modalità anche comunicative da parte di questa persona, per cui voi vorreste sentirvi dire determinate cose che questa persona non vi dirà, oppure voi potreste aspettarvi delle verità che questa persona però, dicevo con l'8 di bastoni, non è in grado, non vuole, non può dirvi. Oppure, vi ripeto, il 5 di bastoni parla comunque di situazioni troppo affollate, conflitti, competizioni tra diverse persone. D'accordo? Quindi è chiaro che non si parla di stabilità, quel 4 di bastoni che lui si aspetta o che si aspetterebbe nel tornare da voi. Questa è una situazione un po', diciamo, affollata, che potrebbe prevedere più rivali. Quindi questa persona, tornando da voi, non si troverà come sempre la papà pronta, d'accordo? O comunque voi, la sua regina disposta a riaccoglierlo a braccia aperte e che ha atteso il suo ritorno. No, questa volta troverà altre persone interessate a voi e per le quali voi andrete a provare dell'interesse, ovviamente, una in particolare, e che quindi vi porrà nel dubbio effettivo se riaccettare o meno il ritorno da parte di questa persona. Parliamo di un 5 di bastoni, quindi comunque un ritorno sicuramente non lontano nel tempo, quindi siamo nell'ordine ovviamente di qualche settimana, al massimo un mesetto di tempo, grosso modo, ma comunque questa persona vi darà un segnale. Potrebbe cercare di sbloccare la situazione, per esempio cercandovi sui social o forzando un saluto, ma vi ripeto, non troverà vita facile, perché il 5 di bastoni parla proprio di situazioni conflittuali. Quindi nel caso in cui questa persona voglia veramente, perché no, ritornare con voi, dovrà sudarsi questa situazione. D'accordo? Quindi dovrà tirarsi sulle maniche, dovrà impegnarsi questa persona per riuscire a tornare ovviamente da voi. Perché qui ci sono delle situazioni di rivalità.
e anche la possibilità di conflittualità verbale con voi. Cioè voi potreste essere stanche di sentire sempre le stesse scuse, le stesse parole e quindi affrontare questa persona a muso duro. D'accordo? Quindi sicuramente questa persona non si troverà nel suo ritorno o nel suo tentativo di ritorno una situazione particolarmente tranquilla, come ovviamente si sarebbe aspettata. D'accordo? Bensì dovrà evidentemente cominciare ad agire in maniera molto più matura e saggia rispetto a come possa aver fatto sino ad ora. D'accordo? Però sì, un tentativo c'è da parte di questa persona, anche di forzare i vostri blocchi. Però, vi ripeto, qualcosa che sicuramente gli sbarrerà di nuovo la strada, perché troverà comunque, ovviamente, interesse in altre persone e soprattutto troverà una regina non più disposta ad accettare stupidaggini, menzogne, omissioni. Quindi vi sentirete una regina. Ora si comprende perché è la regina di bastoni nella posizione del karma. Comunque vada, per voi sarà un successo, perché in effetti voi avrete questa volta in pugno la situazione e sarete voi a decidere. Quindi non sarà un ritorno facile per questa persona, assolutamente no. Gli darete filo da torcere, voi e anche queste altre persone, o quest'altra persona in particolare, che per voi effettivamente diventerà particolarmente interessante, proprio perché vi darà quella spensieratezza, quella leggerezza di cui voi obiettivamente avrete bisogno. D'accordo? Quindi sicuramente non sarà vita facile per questa persona, dovrà sforzarsi parecchio. Per voi sarà comunque un successo, per lui non è detto, perché il 5 di bastoni parla proprio di rivali agguerriti che potrebbero vincere rispetto al soggetto della stesa, quindi voi potreste proprio scegliere l'altra persona e non lui. D'accordo? Quindi è tutto nelle mani della regina di bastoni. D'accordo? Quindi sarete voi a scegliere. Ora voi sapete ragazzi che poi io tendo ovviamente a rifare le stese, di conseguenza andremo poi a vedere successivamente come evolverà la situazione, quindi a tener d'occhio la situazione. Per il momento, vi ripeto, qui un tentativo ci sarà, tra l'altro nemmeno tra tanto tempo, ma un tentativo che potrebbe non andare a buon fine, proprio perché potrebbe trovare la sua regina non più disposta ovviamente a scendere a compromessi, oltre che ovviamente la presenza sicuramente di ben altri corteggiatori, uno in particolar modo che a voi interesserà ovviamente non poco, d'accordo? Di conseguenza ragazze, come dico sempre, mi raccomando ovviamente tenete duro, mettete voi come ovviamente priorità il vostro benessere, la vostra felicità e ovviamente come sempre buona fortuna e a presto!